Qual è la parola che si può associare di più a Beastars? Sesso. Il protagonista è un liceale che letteralmente sbava per una ragazza piccolina tenerina. L'autrice stessa disse che disegnò quel personaggio, femminile, tenendo conto di tutto ciò che è visto dai giapponesi come carino, kawaii, moe. Legosi è un lupo, Haru una coniglietta. I due cercheranno di portare avanti una relazione nonostante l'incompatibilità tra un carnivoro e un erbivoro. Il problema è che i carnivori vogliono mangiare gli erbivori, ma questo perché? Non è una questione di cercarsi da mangiare, perché ne hanno in abbondanza. Qui il problema viene da un'attrazione naturale nel voler violare la carne dei deboli carini. E sì, la motivazione è fondamentalmente sessuale. No, giudice, era consenziente quando l'ho mangiato. Ma si tratta di una foga sessuale rivolta a se stessi, al soddisfare le proprie pulsioni. Non è tanto diverso dall'autoerotismo. Tant'è che all'introduzione di un certo personaggio, la lupo Juno, ci viene detto che generalmente i carnivori femmina sono sì molto aggressivi, ma in altri ambiti che non riguardano l'aggressione fisica vera e propria. Poi ognuno è libera di farsi tutto l'autoerotismo che vuole. Parliamo quindi di un impulso di aggressione. I forti vogliono dominare e si prendono a ceffoni tra loro, ma è con i timidi e facilmente abusabili che possono davvero dare sfogo a tutta la loro voglia di essere il re della natura. Al di là dei casi estremi di violenza sessuale che leggiamo nelle nostre notizie, che rispecchiano abbondantemente il tipo di notizie che sentiamo nello sfondo di Beastars, anche i più piccoli gesti della gente ci permettono di definire la natura di una persona. Chi è più estroverso e chi introverso, chi ama l'adrenalina dell'attività fisica e chi preferisce un libro in tranquillità. Per quanto diverse passioni andranno facilmente a mischiarsi tra loro, riusciamo comunque a distinguere un carnivoro da un erbivoro. Nella nostra, di società. Aggressività, intraprendenza, comportamenti passionali ben visibili e a volte una certa voglia di schiacciare gli avversari. Non a caso si dice che le alte sfere siano dominate da un branco di lupi o di leoni. Quanto questo istinto del carnivoro ci influenzi davvero dipende però dalla persona. In fondo noi umani siamo onnivori, abbiamo dentro sia un carnivoro che un erbivoro, che per fortuna purtroppo si fermano a vicenda. Qual è la nostra natura dominante? Siamo contenti di questa natura? Possiamo cambiare la nostra natura? Cerchiamo di cambiare per noi stessi o per qualcun altro. Il dualismo tra logica e passione è quello che alla fine determina le differenze tra noi e il prossimo, è quello che può decidere la nostra compatibilità con un amico o con un amante. Noi, come persone, umani, siamo disposti a cambiare, a migliorarci? Non è detto che cambiando diventeremo davvero delle persone migliori, ma è con l'esperienza di provare e di vivere che possiamo essere liberi di scegliere la nostra natura.